Avete mai pensato di cambiare vita, di rimettervi in gioco e magari anche di trasferirvi all'estero? Io vivo in Inghilterra dal 2013 e in questo video vi racconterò la mia storia. Perché mi sono trasferita nel Regno Unito, com'è cambiata la mia vita in questo paese e perché a un certo punto ho deciso di venire a vivere nella meravigliosa campagna inglese. Restate con me per scoprire il mio percorso e perché non è mai troppo tardi per imprimere una svolta alla propria vita e per inseguire i propri sogni. Ciao a tutti, per chi non mi conosce ancora, io sono Laura e questo è il mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, il video di oggi è decisamente diverso da tutti gli altri. È un video strettamente personale in cui non vi mostrerò come faccio di solito i pittoreschi villaggi inglesi con i loro bellissimi cottage e i loro giardini fioriti, ma vi parlerò di me. Di come è nata l'idea di trasferirmi in Inghilterra, di quello che è stato il mio percorso in questo paese, sia professionale sia umano, e di come e soprattutto perché è maturata la mia scelta di venire a vivere nella meravigliosa campagna inglese. Ma perché ho deciso di creare questo video? Perché nei mesi scorsi ho ricevuto davvero tanti messaggi, sia pubblici sia privati, in cui molti di voi mi hanno fatto queste domande e allora ho pensato che fosse meglio creare un video anziché rispondere ad ogni domanda separatamente. Allora, iniziamo col dire che sono toscana, come probabilmente avrete capito dal mio accento. E ho quasi 51 anni, ormai non manca molto, il prossimo luglio. Ho vissuto fino a 38 anni in Italia, in Versilia per l'esattezza. Sono nata e cresciuta a Pietrasanta, dove ho lavorato come avvocato per circa 8 anni, dopo che mi sono laureata in legge all'Università di Pisa. Nel 2013 mi sono poi trasferita in Inghilterra. Mio marito ha avuto una buona opportunità di lavoro a Londra e dopo averci pensato un po', in realtà neanche tanto devo dire, alla fine abbiamo deciso di partire. Io avevo quasi 40 anni, quindi non ero proprio giovanissima, ma sono partita con un grande entusiasmo. Quando ripenso a quel momento, l'immagine che mi viene sempre in mente è quella delle nostre valigie. 4 valigie enormi e molto pesanti, in cui non c'erano solo vestiti, ma tanti sogni e tante speranze. Per 6 anni ho vissuto a Wimbledon Park, un quartiere residenziale nella zona sud-ovest di Londra. E in quel periodo ho abitato in un piccolo appartamento che si trovava all'ultimo piano di una casa vittoriana e che tra l'altro era vicinissimo all'impianto del famoso torneo di tennis. Anzi, grazie a questo fatto ho avuto modo di andare a vedere Wimbledon per ben 3 volte e vi assicuro che vedere dal vivo un torneo del Grande Slam e Wimbledon in particolare è davvero un'esperienza fantastica e spero proprio di tornarci presto. Nel 2019 poi io e Giacomo ci siamo trasferiti in Hampshire, una contea nel sud dell'Inghilterra, a circa un'ora da Londra. Per un paio d'anni abbiamo vissuto a Alton, in una casetta a schiera di nuova costruzione, perché volevamo conoscere meglio la zona, che chiaramente per noi era completamente nuova. Nel 2021 poi abbiamo fatto il grande passo e siamo venuti a vivere in questo romantico cottage nel delizioso villaggio di Chawton, nel Parco Nazionale dei South Downs. Ecco,
Questo è, in estrema sintesi, il riassunto della mia vita negli ultimi 12 anni. Ora, si tratta sicuramente di un'esperienza non convenzionale, ma che, al di là dei tanti cambi di città e di abitazione, nasconde soprattutto un profondo percorso di cambiamento e di crescita personale. Quello che mi propongo di fare con questo video è proprio condividere con voi questo percorso, sperando che sia di ispirazione per chi si sente un po' bloccato nella propria vita, ma pensa che sia troppo tardi per cambiare. Come dimostra la mia storia, questo non è assolutamente vero. Non è mai troppo tardi per cambiare, ovviamente se questo è quello che si vuole davvero e se si ha il coraggio di mettersi in discussione. Ma andiamo per gradi. La prima cosa che voglio sottolineare è che quando sono partita per Londra, questo viaggio per me è stato davvero un'avventura. Io non ero mai stata in Inghilterra prima di allora, tanto per dire nemmeno in vacanza, e come ho già detto in tanti video, non avevo mai studiato inglese in Italia. Quindi non solo non conoscevo per niente questo paese, ma non ero neanche in grado di comunicare con le persone. Quando sono arrivata a Londra, nei primi 3 mesi sono andata essenzialmente solo a scuola di lingua, ma non in una scuola tradizionale dove studi la grammatica, no! Questa scuola si chiamava Callan ed era in Oxford Street. La Callan era famosa perché usava un metodo particolare, un metodo che era interamente finalizzato a insegnare a parlare in inglese. E devo dire che, per quanto noioso, perché sostanzialmente dovevi ripetere a memoria delle frasi, alla fine con me ha funzionato. Come tanti stranieri senza alcuna base linguistica, io quando sono arrivata in Inghilterra ero molto vergognosa e quando c'era da chiedere qualcosa mandavo sempre avanti mio marito, che invece parla correntemente inglese perché ha studiato per 1 anno in un'università in Galles e poi è da sempre un grande amante della cultura inglese. Invece poi, dopo aver frequentato questa scuola, mi sono, come dire, sbloccata e, seppur con i miei errori, ho iniziato piano piano a comunicare in inglese. Una cosa che mi ha sicuramente aiutato è il fatto che qui nessuno fa caso al tuo accento. L'importante è riuscire a capire e a interagire. A Londra poi ho svolto diversi lavori e sono dovuta ripartire quasi da zero, una cosa che purtroppo era inevitabile considerati i miei limiti linguistici. Il mio primo lavoretto è stato nel fundraising, cioè nella raccolta di fondi, per un'associazione che si occupava di tutela degli animali in via di estinzione. Il mio compito era quello di raccogliere donazioni per l'associazione. In pratica dovevo fermare le persone per strada, cosa per niente facile in una metropoli come Londra dove tutti corrono, spiegare i progetti dell'associazione e convincere le persone ad attivare delle donazioni fisse mensili. Un lavoro sicuramente non semplice, ma che mi è servito molto per esercitare la lingua e per migliorare il mio inglese. Quando poi il mio inglese è migliorato, ho deciso di iniziare a lavorare nel settore immobiliare. Ho preso una qualifica professionale inglese in Residential Lettings and Property Management, cioè nella gestione degli immobili residenziali, e sono stata assunta quasi subito da un'agenzia immobiliare di Wimbledon. Ecco, in quel momento il mio obiettivo era fare carriera in quel settore. Purtroppo, o forse dovrei dire per fortuna, visto come sono andate le cose,
letteralmente 5 giorni dopo il primo giorno di lavoro è successo qualcosa che ha cambiato la mia vita per sempre. A settembre 2015 ho iniziato a sentirmi male. Inizialmente ero solo stanca, ma estremamente stanca. Per darvi un'idea, il nostro appartamento di Wimbledon era al secondo piano, senza ascensore ovviamente, perché come vi dicevo era una casa vittoriana riconvertita. E ricordo che facevo addirittura fatica a salire le scale. Dovevo fermarmi ogni tot scalini e prendere fiato perché proprio non ce la facevo. Poi all'improvviso ho iniziato anche a perdere sangue dal naso e soprattutto ho cominciato a notare dei lividi vistosi in varie parti del mio corpo, senza che avessi picchiato da nessuna parte. Per farla breve, dopo alcuni accertamenti mi è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta, una forma aggressiva di leucemia, e sono stata costretta a trascorrere 6 mesi al St. George's Hospital di Londra. Per fortuna le cose alla fine sono andate bene, la malattia è stata scoperta a uno stadio iniziale e grazie a questo io ho potuto iniziare subito le cure e la chemioterapia ha funzionato. Come potete immaginare però non si è trattato certo di una passeggiata. Ci sono stati momenti per me particolarmente difficili, ad esempio quando ho preso la polmonite, che ovviamente su un organismo debilitato come era il mio in quel momento era piuttosto pericolosa. Oppure quando il mio corpo continuava a rigettare le piastrine. In quei 6 mesi io ho dovuto fare centinaia di trasfusioni di sangue e quasi altrettante di piastrine, ma non so perché a un certo punto queste ultime non venivano più trattenute dal mio organismo. Alla fine però, grazie alle cure eccellenti che ho ricevuto e sicuramente anche a un pizzico di fortuna, sono andata in remissione dopo il primo ciclo di chemio e da sopravvissuta posso dire che questa esperienza ha decisamente cambiato la mia vita in meglio. E partendo proprio dalla mia esperienza col cancro, questo è il secondo messaggio che voglio condividere con voi in questo video. In qualsiasi situazione, anche quelle più negative, quando tutto sembra volgere al peggio, c'è sempre un modo per trovare un risvolto positivo. Ovviamente se si prova a cercarlo. La cosa più importante è non lasciarsi vincere dallo sconforto. Per esperienza diretta io so che non è facile farlo, perché quando si vive una situazione particolarmente difficile sembra davvero che tutto il mondo ti crolli addosso, ma bisogna cercare di focalizzarsi sugli aspetti positivi e continuare caparbiamente a progettare il futuro. E questo è esattamente quello che io ho fatto durante la terapia. I 6 lunghi mesi che ho dovuto trascorrere in ospedale, metà dei quali li ho passati in isolamento, mi hanno consentito di riflettere sulla mia vita e su quello che mi era successo. E mi sono resa conto che dopo aver rischiato letteralmente di morire, le mie priorità erano cambiate. Non ero più interessata a fare carriera, nessun genere di carriera. Quello che desideravo in quel momento, e che desidero ancora oggi, era fare un lavoro che mi consentisse di aiutare gli altri e mi lasciasse più tempo da dedicare a me stessa, alle persone che amo e a coltivare i miei interessi e le mie passioni. La mia esperienza al St. George's Hospital di Londra è stata davvero molto positiva, non solo perché le cose sono andate bene, ma soprattutto per lo straordinario supporto psicologico e morale che ho ricevuto da tutto il personale sanitario. Loro mi hanno davvero ispirato e un giorno, quando mio marito è arrivato in ospedale, come facevo ogni sera dopo il lavoro, io l'ho guardato e gli ho detto: ho preso una decisione, voglio iniziare a lavorare nel settore sanitario. Ovviamente in quel momento si trattava solo di un'idea, perché non avevo nessuna esperienza in quel campo, ma
sapevo di avere qualcosa di molto più importante, un'esperienza di vita e una fortissima motivazione. E qui devo aprire una parentesi. Uno degli aspetti che apprezzo di più del Regno Unito è che in generale, quando fai un colloquio di lavoro, nessuno ti chiede mai le leggi o se hai un titolo specifico, ma valutano la tua attitude, cioè che tipo di persona sei e se sei adatta a quel tipo di lavoro. Valutano le tue motivazioni, cioè perché vuoi fare quel particolare lavoro, e ovviamente valutano la tua capacità di risolvere i problemi attraverso la simulazione di casi pratici. Le competenze, le cosiddette skills, te le insegnano attraverso i training e la formazione continua, che devo dire è molto diffusa in tutte le aziende e gli enti pubblici britannici. Ovviamente le cose sono un po' più complicate per i lavori ultra specializzati, cioè quelli dove servono competenze tecniche particolari, o per professioni in cui sono richiesti percorsi di studio specifici, come ad esempio il medico, l'avvocato o l'architetto. Ma io credo che in generale dare più importanza all'attitudine, alle motivazioni e a quella che qui si chiama la culture fit, cioè la compatibilità con la cultura aziendale, più che ai titoli di studio, sia un ottimo modo per reclutare le persone giuste per un qualsiasi ruolo. Ecco, quando ho deciso di iniziare a lavorare nel mondo sanitario, io, come vi dicevo, non avevo le competenze, ma avevo una fortissima motivazione e credo anche la giusta attitude, essendo per natura una persona molto paziente e caring, cioè compassionevole e empatica. E per questo, pur partendo da zero, non ho mai avuto problemi a trovare lavoro come OS. Ho iniziato a lavorare prima nelle RSA e poi sono entrata in ospedale. Lavorare in un ospedale pubblico era il mio vero obiettivo, perché volevo restituire qualcosa al Servizio Sanitario Nazionale inglese, al mitico NHS, che mi ha letteralmente salvato la vita. Una delle soddisfazioni più grandi è stata proprio l'assunzione al St. George's Hospital, cioè l'ospedale dove ero stata ricoverata per tanti mesi. Per me quel momento è stato davvero come chiudere un cerchio, e anche se poi ho lasciato quel lavoro quando mi sono trasferita fuori Londra, quella rimarrà sempre una delle pagine più belle della mia vita. Quando poi sono venuta a vivere qui in Hampshire, ho trovato subito lavoro nel piccolo ospedale di Halton. Per me si tratta di una soluzione ottimale, perché l'ospedale si trova a soli 5 minuti da casa mia, e quindi quando è bel tempo posso tranquillamente andare anche al lavoro a piedi, una cosa che mi piace molto. Lavoro in un reparto di riabilitazione con pazienti che hanno bisogno di migliorare la loro mobilità dopo una caduta o un infortunio. E amo veramente tanto quello che faccio. Per me è un lavoro gratificante, perché dopo quello che io ho provato sulla mia pelle, poter aiutare i nostri pazienti e vederli migliorare di giorno in giorno è qualcosa che mi ripaga molto più di uno stipendio alto o di una carriera. A molti potrà sembrare assurdo, ma per me è così, e alla fine per me questo è quello che veramente conta. La mia storia, cioè quella di una sopravvissuta al cancro che ha deciso di iniziare a lavorare nel settore sanitario proprio come conseguenza di quell'esperienza, è talmente particolare che è stata ripresa da alcuni giornali e siti internet inglesi, compreso, con mia grande soddisfazione, quello del St. George's Hospital, ed è arrivata fino in Versilia grazie alla Nazione e al Tirreno. Addirittura ho anche vinto un premio come Best Care Newcomer in London, cioè migliore esordiente nel settore sociosanitario a Londra. Un riconoscimento che francamente non avrei mai pensato di ottenere nella mia vita. Come dico sempre, anche se può sembrare un po' strano,
il bilancio della mia esperienza col cancro è un bilancio nel complesso positivo. Dire questo ovviamente non significa sminuire la paura e la sofferenza di quel periodo, ma vuol dire prendere atto di come alla fine la mia vita sia realmente cambiata in meglio dopo la leucemia. Forse, anzi, direi soprattutto, questo è in parte avvenuto perché dentro di me ho trovato la forza di trasformare un male in un bene. Sicuramente so di essere stata anche fortunata, perché purtroppo a volte la forza d'animo e le cure migliori da sole non bastano. Fatto sta però che a 10 anni di distanza da quella brutta esperienza, oggi sono una persona più serena e sicuramente molto più felice e realizzata di quanto non fossi prima del 2015. E qui veniamo all'ultimo capitolo, anzi direi al penultimo, del mio percorso di vita in Inghilterra, e cioè la mia decisione di venire a vivere a Chawton. Dunque, come vi ho detto all'inizio, la scelta di lasciare Londra e di trasferirmi nella campagna inglese è avvenuta nel 2019, cioè 6 anni dopo essere venuta a vivere in Inghilterra. Ma perché ho preso questa decisione? Beh, è una scelta che è maturata piano piano nel periodo in cui ho vissuto a Londra. Quando mi sono trasferita qui, io non conoscevo assolutamente il Regno Unito e siccome per natura sono una persona curiosa, nei primi anni ho girato in lungo e in largo per conoscere questo paese. Durante questi giri ho scoperto dei posti stupendi, posti di cui fino allora avevo solo sentito parlare, e soprattutto ho scoperto il meraviglioso mondo della campagna inglese, con i suoi villaggi incantati e i cottage fiabeschi, e me ne sono letteralmente innamorata. Per fortuna si tratta di una passione che condivido con mio marito, che è un vero countryman e ama quanto me il mondo rurale inglese. Per questo, quando abbiamo deciso di comprare casa, non poteva che essere in campagna. E questo è un punto molto importante per comprendere davvero il mio percorso di crescita personale degli ultimi 12 anni. Se trasferirsi a Londra era stata un'occasione colta un po' al volo, ma certamente non pianificata nei dettagli e forse addirittura anche poco consapevole, venire a vivere in campagna è stata invece una scelta fortemente voluta. Nel fare questo passo c'era solo una cosa che onestamente mi preoccupava: come saremmo stati accolti qui a Chawton. Considerato che ci spostavamo da Londra, una città decisamente multiculturale e multietnica, verso una zona prettamente inglese, molto esclusiva e oltretutto subito dopo la Brexit.
Devo dire che non abbiamo mai avuto nessun problema, anzi, esattamente il contrario. Nei villaggi inglesi le persone sono davvero ospitali e noi siamo stati accolti molto calorosamente da tutti i nostri vicini e anche dagli altri residenti. In generale, quello che posso dirvi è che in queste piccole realtà della campagna inglese c'è davvero un grande spirito di comunità e un ritmo di vita rilassato che ormai è difficile trovare nelle città. Le persone qui salutano sempre e spesso si fermano anche a fare due chiacchiere. Qui mi sento perfettamente a mio agio e integrata. Ho fatto amicizia con molti inglesi, con cui mi vedo regolarmente per un tè o a pranzo. Sia io sia mio marito siamo coinvolti in tante iniziative locali e qui ci sentiamo a casa. Questo forte senso di comunità è, come ho detto tante volte, uno degli aspetti che mi piace di più del fatto di vivere in un villaggio. Io sono una persona che tiene molto ai rapporti umani e vi assicuro che non è vero che gli inglesi sono freddi e distaccati. Sono riservati, che è una cosa ben diversa dall'essere freddi, ma una volta instaurato un rapporto personale, possono veramente diventare degli ottimi amici. L'ultimo capitolo del mio percorso, un percorso tra l'altro che è ancora in divenire e che non so davvero dove mi porterà nei prossimi anni, è stata ovviamente la decisione di creare Passione Campagna Inglese. Ora, non sto a dilungarmi molto su questo punto perché ho realizzato un intero video su questo argomento. Anzi, se avete tempo, dategli un'occhiata perché integra perfettamente quello di oggi. Il link lo trovate qui sopra. Quello che posso dirvi però è che per me si è trattato di un'evoluzione naturale della mia scelta di venire a vivere in campagna e che io amo enormemente questo progetto. A volte, sì, è vero, è un po' faticoso da portare avanti, perché assorbe un sacco di tempo e di energie in aggiunta a quello che è il mio lavoro, ma è una cosa che faccio davvero con passione e che oltretutto ho la fortuna di condividere con mio marito, che si occupa di filmare e produrre i video, oltre che della parte grafica. La cosa poi che mi piace di più è che Passione Campagna Inglese mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone interessanti e in molti casi anche di incontrarle quando sono passate qui da Chawton. Persone che condividono interessi simili ai miei e che seguono con passione i miei contenuti. Anzi, a questo proposito voglio davvero ringraziarvi non solo per il sostegno, ma per i tanti bellissimi messaggi con cui commentate sempre i miei video e i miei post. Vi assicuro che tutto questo affetto per me significa tantissimo e mi sprona sempre a fare meglio. Vi assicuro che leggo tutti i messaggi, anche se a volte ci metto un po' di tempo a rispondere, perché sono davvero centinaia e non ho sempre il tempo per farlo, quando ovviamente devo anche lavorare. Spero che i miei tour di Chawton e dei villaggi incantati del Parco Nazionale dei South Downs siano un modo in più per conoscere tanti di voi di persona. Se volete dare un'occhiata ai miei tour, qui in sovraimpressione trovate il link.
Ecco, questa è la mia storia. Dopo 12 anni in Inghilterra posso dire con assoluta certezza che il bilancio della scelta un po' pazza di salire su quell'aereo per Londra e di volare verso l'ignoto è sicuramente molto positivo. Non mi sono mai pentita di essermi trasferita in questo paese, anzi è una scelta che rifarei 1000 volte. Anche se all'inizio non è stato facile lasciare la mia famiglia e tutte le mie certezze e inserirmi in questa realtà così diversa. Con questo non voglio dire che ricostruirsi una vita praticamente da zero in un paese straniero sia una cosa semplice, soprattutto alla mia età e senza conoscere la lingua. Ci sono voluti tempo, impegno e anche parecchi sacrifici, ma questo paese mi ha offerto tante opportunità e per questo non posso che essere grata. Sono anche orgogliosa di essere diventata cittadina britannica 3 anni fa, perché questo mi fa sentire veramente parte di questa nazione che non solo mi ha accolto, ma mi ha anche letteralmente salvato la vita. Ovviamente essere cittadina britannica non significa che io non mi senta anche orgogliosamente italiana. In realtà, potendo tenere entrambe le cittadinanze, ho la possibilità di unire idealmente i 2 paesi che amo di più, il mio paese di origine e quello di adozione. In questi anni sono cresciuta molto e credo di essere diventata nel complesso una persona migliore. Come vi dicevo all'inizio, sono partita per Londra con un grande entusiasmo, ma senza una grande consapevolezza di quello che mi attendeva e, anzi, direi con un pizzico di incoscienza. Non sapevo proprio cosa aspettarmi, né avevo un'idea precisa di cosa avrei fatto in questo paese, ma quello che posso dire è che sin dal primo momento ho abbracciato questa esperienza a 360 gradi. Mi sono calata completamente in questa nuova realtà e credo che questa sia stata davvero la mia forza. Non ho mai vissuto con la mente rivolta all'Italia, ma sono sempre stata proiettata verso il futuro e soprattutto ho cercato di conoscere a fondo questo paese e la sua cultura. Oggi sono davvero orgogliosa di quello che ho realizzato qui in Inghilterra insieme a mio marito. Certo che se 15 anni fa, alla soglia dei 40 anni, mi avessero detto che di lì a 10 anni avrei imparato a parlare inglese, a guidare a sinistra, che sarei diventata cittadina britannica e soprattutto che sarei andata a vivere in un cottage, in un villaggio della campagna inglese, molto probabilmente mi sarei messa a ridere. E invece, wow, è tutto vero. Per questo voglio dirvi con forza che non è mai troppo tardi per fare scelte diverse. Non è mai troppo tardi per cogliere nuove opportunità e non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco. Per farlo quello che serve sono le motivazioni giuste, un pizzico di coraggio e soprattutto il desiderio di porre la propria felicità davanti a tutto. Per essere felici non è necessario per forza andare a vivere in un altro paese. L'importante è capire cosa si vuole veramente. Individuare le cose che nella nostra vita ci impediscono di essere noi stessi e poi buttarsi. Il desiderio di crescere, di progredire, di inseguire i propri sogni, qualunque essi siano, è il grande motore dell'esistenza ed è l'unica cosa che veramente dà significato alla nostra vita. Un caro saluto e a presto con nuovi contenuti sull'affascinante mondo della campagna inglese. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo sui vostri social. Se poi volete darmi una mano a far crescere la pagina, non dimenticatevi di iscrivervi. Ciao e grazie!